Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, qui vediamo un refill misto ricostruzione perché la mia amica onicofagica, che ormai avrete imparato a conoscere anche voi, e ogni tanto quando c'è qualche periodo di nervosismo giustamente lo sfoga sulle unghie e quindi questa volta è tornata con tre unghie senza, inesistenti. E quindi va bene, vado a fare il refill dove hanno resistito le unghie e vado a ricostruire dove non ci sono. Dunque andiamo a fare un baby boomer in struttura e vi mostro appunto come lo faccio. Per andare ad abbassare il vecchio prodotto, qui vedete il pollice, apparentemente sembrava tutto a posto, invece poi siccome si è un po' scorticata i laterali con i denti, qui era un pochino sollevato e quindi una volta che è sollevato vado a eliminare tutto il sollevamento. Poi se avete fatto caso, quando c'è un piccolo sollevamento e comunque andiamo a passarci sopra la fresa, questo sollevamento diciamo che è come se camminasse e allora in quel caso non posso recuperare e quindi tolgo il più possibile il prodotto e vado a fare quello che devo fare, quindi andrò a ricostruire anche quella. Mi accorcio un pochino già le unghie che sono rimaste senza dare però la forma, solamente tolgo un po' di lunghezza, spingo le cuticole con lo spingicuticole e vado a preparare l'unghia con il sanding bands. Sanding bands grana 180, se li trovate anche 200 va bene, ma diciamo che sono un po' difficili da trovare, quindi quelli più comuni sono quelli grana 180. La rotazione con cui utilizzo il sanding bands è 3000 giri, non la rotazione, scusate, la velocità con cui utilizzo i sanding bands è 3000 giri, non di più, e non dobbiamo fare troppa pressione e non dobbiamo rimanere fermi sullo stesso punto per nulla, proprio per niente, dobbiamo sempre stare in movimento. Una volta fatto questo, come al solito vado a togliere la polvere con il mio cleaner e con lo spazzolino di plastica. Accorcio e stondo, tolgo gli angoletti a quelle unghie che devo andare a ricostruire e poi giustamente spolvero e tolgo la polvere. Preferisco utilizzare lo spazzolino per togliere la polvere, ve lo sto dicendo, sembra forse una cosa stupida che vi ripeto praticamente ultimamente in tutti i video, ma è il modo con cui mi trovo meglio, non mi trovo togliendo la polvere con il pad, perché il pad bene o male un minimo di polverina la lascia, quindi io mi trovo meglio in questo modo. Vado a mettere il primer acid free e poi vado con la base. Ultimamente sto utilizzando basi rubber come base, mi trovo molto bene. Basi rubber sono basi gommose con le quali si può fare tantissime cose, ve lo stiamo dicendo ormai praticamente tutte le persone che creano contenuti sia su YouTube che su Instagram, lo stiamo dicendo in tutti i modi e in tutti i momenti. Le basi rubber sono favolose perché sono dei prodotti elastici e quindi vanno bene su qualsiasi tipo di unghia naturale, sia un'unghia naturale rigida sia un'unghia naturale più flessibile. Quindi praticamente abbiamo un prodotto universale e non dobbiamo, tra virgolette, stare a pensare troppo che tipo di unghia mi trovo davanti. Va bene, fatto questo, giustamente la mando in lampada e comincio ad allungare quelle unghie appunto che sono rimaste senza allungamento. Vado a fare una mandorla e dove sto andando a ricostruire chiaramente farò già una forma mandorla. Invece quelle unghie, come vedete, che erano sopravvissute, ho solamente tolto un pochino di lunghezza perché la forma me la ridarò bene dopo, al momento della limatura.
Invece giustamente dove vado a costruire, giustamente mi vado a fare direttamente una forma mandorla. Come vedete qui appunto applico la nail form, e prendo le varie misure, le varie elevazioni o non elevazioni che deve avere la nail form, faccio i taglietti laterali perché queste dita hanno bisogno del taglietto laterale, così la forma finale sarà più affusolata, e quindi va bene, faccio i taglietti laterali. I taglietti laterali vanno sempre fatti nei punti A e B dell'unghia che ci troviamo davanti, mi raccomando, questo è importante. Vado ad utilizzare Acrygel White Pastel di Michelle, come avete visto, ve l'ho mostrato, e a differenza di come faccio sempre io il baby boomer, questa volta lo faccio tutto in struttura con il bianco, con il rosa, ma senza poi andarlo ad incapsulare. Avevo meno tempo quel giorno e ho voluto provare a fare in questo modo. Ossia, voi sapete, se mi seguite, che avevo trovato la mia pace con il baby boomer facendolo sì in struttura, ma lavorandolo molto sottilmente, molto sottile, quindi creando la sfumatura tra il bianco e il rosa, ma con pochissimo prodotto, e poi lo andavo ad incapsulare con il clear, così che quando vado a limare limo il clear e non limo via la sfumatura. Va bene. Quel metodo per me è ancora valido, sempre molto valido, però in questo momento avevo meno tempo, ho detto fammi provare a farlo in struttura, in struttura sì, ma voglio dire solamente con il bianco e con il rosa. Quindi ho fatto esattamente in questo modo. Praticamente ora forse è un po' lungo da spiegare nel video, qui vedete che vado comunque a pinzare il mignolino dell'altra mano mentre sto mettendo la nail form su quest'altro dito. Praticamente faccio uno strato un pochino più abbondante di bianco e poi chiaramente sì, lo vado a sfumare sulla lamina ungueale verso la cuticola. Però poi qui diciamo che il segreto, tra virgolette, è la stesura del rosa. Adesso quando arriva il rosa vi faccio vedere. Queste qui le ho pinzate, ho pinzato l'allungamento di tutte quante, l'ho pinzato cioè non subito, voglio dire, ho pinzato l'allungamento e poi non ho pinzato dopo quando ho messo l'altro prodotto. Adesso vi faccio vedere. Qui state intravedendo il pennello Acrygel di Lakvid che mi piace molto, e sto utilizzando il liquido magico di Moda Unghie. Non ve l'ho fatto vedere, non so per quale motivo, ma comunque dopo vi faccio vedere che comunque era lui quello che stavo usando. Adesso che faccio? Vado a completare appunto la fase del bianco su tutte le altre unghie, e poi giustamente vado a prendere il rosa e a fare la parte del rosa. Qui ok, quello che faccio è sempre la stessa cosa, vado un pochino più abbondante con il bianco, quindi lo porto verso la punta e poi giustamente lo sfumo. Quando arriva la parte del rosa è quella, secondo me la parte più importante. Il bianco comunque va sfumato, perché se non lo sfumiamo e utilizziamo magari un rosa che non è troppo coprente, questa riga dritta del bianco si può vedere. Quindi il bianco comunque va sfumato. Con questo bianco mi trovo direi bene, si sfuma bene. Non ho problemi e quindi vado a mi vedrete, ecco, adesso sfumare tutti quanti. Mi raccomando, quella è importantissima, sfumare il bianco sotto è veramente importante.
Ok, quindi ho mandato in lampada con il bianco e adesso con il pink vado a crearmi la sfumatura. Allora, come al solito assottigliamo il prodotto nel giro cuticole, eccetera eccetera. Quindi qui la cosa importante, come sto dicendo già la terza volta forse, è la stesura del rosa. Che faccio? Voi vedrete che praticamente vado quasi a coprire il bianco con il rosa e in fase di limatura la punta, andandola appunto a limare, toglierò il rosa e mi si scoprirà il bianco. Cosa faccio? Praticamente arrivo con la maggior parte del prodotto verso il punto di stress nei punti A e B, diciamo che lì mi alzo e poi vado a premere con il pennello e a far camminare. Vedete che sembra tutta rosa, praticamente sembra quasi tutta rosa l'unghia. Dopo, in fase limatura, il rosa sulla punta giustamente verrà limato ed esce fuori il bianco. Quindi diciamo che ancora sto cercando di confermare questa teoria, però devo dire che l'ho fatto, insomma l'ho fatto ed è proprio questo. Bisogna avere un attimino di pratica e capire dov'è che devo mettere più prodotto. Vedete qui sembra che ho ho abbastanza prodotto qui. Qui mi creo questa riga orizzontale dove mi sono alzata di più col prodotto e dopodiché lo porto verso la punta. La sfumatura del bianco è totalmente coperta e quindi mi si creerà poi in fase limatura mi si creerà quella sfumatura che appunto tanto cerchiamo e che caratterizza il baby boomer. Quindi devo dire che sì, mi è piaciuto come è venuto e anche qui vi mostro appunto. Ho lasciato a velocità normale questa parte così potete anche voi vedere. La stessa cosa vale per il gel, se facciamo baby boomer in gel. Io per il momento mi trovo molto meglio a farlo con Acrigel, ma giustamente poi ognuna di noi si aggiusta come meglio crede, ma la teoria è la stessa, perché appunto devo andare a devo coprire quella sfumatura col bianco che ho fatto, sempre tenendo anche in considerazione tutti i parametri, l'apice, la bombatura e tutto il resto. E poi appunto verso la punta mi vado a sfumare, però lo vado a coprire, non è che mi fermo come faccio quando invece poi lo vado ad incapsulare. Quindi qui sto utilizzando più prodotto, più rosa, invece quando lo vado a incapsulare utilizzo molto meno di tutti e due, molto meno bianco, molto meno rosa, perché poi giustamente lo vado ad incapsulare. Insomma, forse questa spiegazione è un po' contorta, ma chissà se magari vedendo e rivedendo il video riesco comunque a spiegarmi e a farvi capire che cosa intendo. Lavoro sempre bene il giro cuticole, mi creo questo eccesso tra virgolette di prodotto nel punto di stress e poi vado ad allungarmi sulla punta, coprendo la punta con il rosa. Quindi la parte dove c'è la bombatura chiaramente ci sarà più prodotto e quindi anche più concentrazione di colore rosa, ecco perché poi si crea quella sfumatura. Insomma, spero di avervi fatto capire qualche cosa e cercherò di farmi capire un po' meglio in futuro. Ok, ho fatto 2 unghie per volta perché mi trovavo comoda così in quel momento e poi giustamente una volta finito tutte quante le unghie vado a fare la limatura. Quando ho finito di lavorare, di applicare l'acrigel, con il liquido magico che mi è rimasto sul piattino vado a pulire praticamente il mio pennello, cioè lo impregno di questo liquido magico che è rimasto e poi lo chiudo e lui sta benissimo. Ok, eccomi qui alla fase della limatura e mi comincio a dare la forma dell'unghia, quindi qui vado a ricreare una mandorla un po' larghina, non proprio stretta, e quindi va bene, faccio questo, mi creo la forma al bordo libero e comincio con la lima anche a togliere quell'eccesso di prodotto verso la punta. Poi come sempre continuo con la fresa.
Già con la prima fase della limatura mi abbasso il prodotto sulla punta e già riesco a vedere il bianco che esce fuori. La limatura con del Baby Boomer veramente la faccio molto delicatamente, perché basta un nulla per fare magari un pochino più di pressione sull'unghia, ed eccolo lì che mi mangio il prodotto e quindi il rosa comincia a diventare più trasparente e quindi poi si vede quello stacco sotto. Quindi quando faccio anche adesso, chiaramente voi nel video non potrete rendervi conto, ma ve lo dico io, che anche quando in questo momento, quando vado a togliere l'eccesso di prodotto con la fresa, vado più delicata delle altre volte, vado proprio molto in superficie, perché mi voglio controllare assolutamente che io non stia rimuovendo troppo prodotto. Quando faccio un monocolore che poi devo andare a coprire, diciamo che vado un po' più spedita, vado un po' più velocemente, tanto poi andiamo a coprire. Se mi si crea anche un buco di colore, tra virgolette, non mi importa più di tanto. Invece qui è fondamentale, perché questo è il risultato finale, in poche parole. Quindi anche in questa fase di limatura, vedete qui per esempio nell'indice la punta bianca è solo un pezzettino piccolo. Quando poi invece vado a limare la superficie, piano piano dalla punta sto togliendo il rosa e appunto mi si crea quella sfumatura. Però anche del bianco ne ho messa una maggiore quantità rispetto a quanto ne metto quando faccio il Baby Boomer incapsulato, considerando anche che qui poi devo andare a pulire sotto l'unghia e ad assottigliare, quindi a tirarmi sulla struttura. Se lo faccio troppo sottile questo bianco, rischio che poi mi diventa troppo sottile e magari mi si spezza. Quindi insomma, mi sono accomodata facendo in questo modo, e devo dire che il risultato finale mi è piaciuto molto. È piaciuto molto anche a voi, perché ho messo la foto su Instagram un po' di tempo fa di queste unghie, e devo dire che vi sono piaciute molto. In alto a sinistra, come vedete, c'è il nickname del mio profilo Instagram. Venite a seguirmi anche lì, perché appunto lì ci sono le anteprime. Dunque, una volta fatto tutto quanto, con la mia piccolina, con la puntina piccolina, vado a pulire meglio il girocuticole dal eventuale prodotto che possa aver camminato, e ad assottigliare appunto il prodotto nel girocuticole, che, come dico sempre non c'è bisogno di eccesso di prodotto nel girocuticole, perché non è vero che tengono meglio se ci metti più prodotto, anzi è il contrario. E poi con la stessa puntina vedrete come vado a pulire appunto sotto l'unghia. Questa fase è importantissima sia a livello estetico che a livello di durata del lavoro, come vi dico sempre. Vedo alcune influencer abbastanza famose, soprattutto nel settore make-up, beauty, eccetera, che hanno a parte che è difficile trovare un influencer con le unghie fatte bene, e poi a volte appunto vedi che mostrano prodotti eccetera e si vede l'unghia sotto e si vedono delle cose allucinanti. Io infatti ogni tanto mi verrebbe da scrivere in privato, mandarle un messaggio, poi mi faccio gli affari miei, perché tanto quando dici le cose, quando dici la verità, si offendono tutti quanti. Ma vedo alcune vedo alcune che portano delle unghie lunghe e sotto tutta l'unghia naturale, tutta marrone, tutta gialla. Vabbè, comunque voi ragazze, voi fatelo sempre questa pulizia dell'unghia naturale sotto, è veramente importante sia esteticamente che per una questione di durata del lavoro. Ok, fatto quello, con la lima finisco di aggiustare dove vedo che ho bisogno di aggiustare, una bella bafferata, e poi andiamo a sigillare.
prima di sigillare. In alcuni video mi vedete farlo, in altri no, ma insomma lo faccio sempre questo passaggio di mettere il primer, una gocciolina di primer acid free nel giro cuticole. Non è un passaggio obbligatorio, ve lo dico sempre, è una cosa in più che mi può creare meglio adesione con il prodotto che metto dopo. In questo caso andrò a sigillare. Mi sono dimenticata di farvelo vedere, ma tutti i link dei prodotti che sto utilizzando ve li lascio giù nell'info box. Sto utilizzando un sigillante di moda unghie Milky, adesso lo vedrete. È praticamente leggermente lattiginoso, che su un lavoro come questo aiuta molto, perché appunto può mascherare, può aiutare a mascherare un pochino qualche imperfezione del lavoro, della sfumatura, e quindi aiuta veramente tanto. Lo vedete sul pennellino, è un bianco molto tenue, ovviamente trasparente. Quindi giù nell'info box tutti i link a tutti i prodotti che ho utilizzato in questo video. Mi sono dimenticata di mostrare in camera la boccetta di questo prodotto, però se seguite il link andate direttamente sul sito e lo vedete. Va bene, come al solito faccio la prima passata un pochino tirata, senza andare in lampada, subito metto un'altra goccia di prodotto sulle unghie, faccio girare la mano, così il prodotto si autolivella e viene tutto bello, molto uniforme, risultato finale. Questo è il risultato finale, spero che vi sia piaciuto. Se vi è stato utile il video fammelo sapere con un bel like, scrivimi un commentino, ci vediamo in giro per i social, iscriviti al canale, un bacio grande grande e ciao!